Questo smartphone deve un po' suonare come un campanello di allarme per i big della telefonia, perché Vivo è tornata con il suo premium e il mercato sta iniziando a smuoversi. Questo Vivo X200 Pro è uno smartphone sorprendente, soprattutto dal punto di vista fotografico, che è l'ambito dove nei premium si combatte di più e si cerca sempre di andare avanti un po' più della concorrenza. Ecco, questo Vivo X200 Pro è una sorpresa e forse anche no, visto i precedenti, ma segna un grandissimo, graditissimo ritorno nel nostro mercato, nel segmento premium. Vi racconto tutto nella nostra recensione completa. Io vi invito, se non l'avete mai fatto, a seguirci nel nostro canale WhatsApp, perché a giorni arriverà un interessantissimo confronto che riguarderà anche questa bestiolina. Seguiteci su WhatsApp e se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, confezione abbastanza grande, ma non voglio alimentare delle speranze che verranno presto distrutte, perché ve lo dico subito, non c'è l'alimentatore in confezione, anche se seguite il video fino alla fine. In questa confezione qui abbiamo il cavo, che è USB-A, USB-C, mentre invece nell'altra confezione da quest'altra parte abbiamo la manualistica, ma anche una cover. Una cover che è in silicone trasparente, quindi non particolarmente ricercata o rifinita, ma come dico sempre, meglio averla che non averla. E partiamo andandolo a scoprire dal punto di vista costruttivo e del design. Andiamo quindi a scoprirlo dal punto di vista del design, dal punto di vista costruttivo, uno smartphone con un design che sicuramente fa molto parlare di sé. È uno smartphone che ha uno spessore di 8,2 mm, è generoso nelle dimensioni 162,4 e 76 mm, con un blocco fotocamere molto sporgente e soprattutto che occupa una porzione molto grande di questa back cover in vetro opaco satinato che non trattiene per niente le impronte. È veramente bello sia al tocco e sia alla vista. Come praticamente tutti i vetri che non trattengono per niente le impronte, c'è un contro, ovvero quello di essere estremamente scivoloso. Il blocco fotocamere, vi dicevo, è veramente grande dal punto di vista estetico, dal punto di vista anche di impatto quando lo utilizziamo tutti i giorni, quando lo mettiamo in tasca. Certo, fa un po' riposare il dito qui sotto, però è indubbio che potrebbe darvi qualche noia. La cosa positiva è che non traballa sul piano, non particolarmente, a meno che proprio non andate sul bordo esterno. Però comunque lo smartphone sta molto sollevato dal piano, visto che c'è questo blocco fotocamere. Poi vi dirò alla fine, nel capitolo della batteria, anche un'altra cosa che riguarda questo blocco fotocamere. Il peso è di 223 grammi, quindi non è leggero, ma per le dimensioni dello smartphone assolutamente ci sta. È IP69, quindi resiste ad acqua, polvere, ma anche acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Qua sopra abbiamo due microfoni, sul lato destro tasto di accensione e bilanciere del volume, sotto la porta USB-C il carrellino per la nano SIM e poi la porta USB-C, non l'ho già detto, scusate, lo speaker ed il microfono. È realizzato in alluminio e vetro, veramente un bel design molto iconico. Questa zigrinatura qui attorno alla fotocamera è anche, devo dire, molto bella. Devo dire, ovviamente ci sono dei contro nell'avere un blocco fotocamere così grande, però appunto è molto iconico, molto riconoscibile e secondo me alla fine anche ben fatto. E ora è il momento della scheda tecnica, davvero smartphone premium. Brava Vivo a non aver tralasciato praticamente niente. Mettiamo lo smartphone qui da parte. La scheda tecnica racconta di un vero smartphone premium. Abbiamo il processore MediaTek Dimensity 9400 a 3 nanometri octa-core fino a 3,63 GHz con GPU Immortalis G925, una CPU che abbiamo già visto su Oppo Find X8 Pro e che va veramente alla grande, delle prestazioni spettacolari, un po' di throttling sull'utilizzo prolungato molto pesante, però veramente questo non si trasforma mai in consumi energetici esagerati o in temperature troppo elevate. In più c'è un secondo processore dedicato all'imaging, quindi alla fotocamera, che è il Vivo V3 Plus Imaging. Un solo taglio di memoria, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria non espandibile in tecnologia UFS 4.0, quindi molto veloce, ottima la connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porta USB-C 3.2, ma anche lettore di impronte digitali ultrasonico all'interno del display, che quindi è velocissimo, ma anche soprattutto precisissimo. Come vi ho detto, non diventa mai troppo caldo, le prestazioni sono veramente notevoli, non c'è il jack audio, quello va bene, lo si può sopportare. Io l'unica nota che metterei su uno smartphone che altrimenti rasentava la perfezione assoluta
è l'assenza di ultra wideband, che però è una tecnologia che troviamo giusto su 2 smartphone in croce nel mondo Android, e quindi vabbè, niente, questo lo possiamo anche accettare. Per il resto veramente uno smartphone super completo, super potente, con tanta memoria interna, che veramente non vi farà rimpiangere la scelta. Eccellenza anche nel display, forse potreste averlo intuito, forse sì, forse no. Leggermente curvo, qualcuno potrebbe storcere il naso, ma rimanete qui perché ho veramente tanto da dire. Enorme display da 6.78 pollici, LTPO OLED fino a 120 Hz. Cosa molto interessante, questo display dovrebbe arrivare addirittura a un valore di 0.1 Hz in negativo, cioè ovviamente quando il display non viene utilizzato e sostanzialmente non si refrescia mai. È veramente ottimo, e questo probabilmente è uno dei motivi per cui il risparmio energetico è così efficiente, e ve ne riparlerò nel capitolo dove parlo della batteria. Questo pannello ha pochissimi bordi, il perché è facile capirlo: il display, anzi il vetro più che il display, è leggermente curvo su tutti e 4 i lati, e questo fa sì che i bordi siano veramente ridotti al minimo. Risoluzione di 1260x2800 pixel con una luminosità di picco di 4500 nit, protetto da un Armor Glass frontale, non frontale ma frontale, supporto HDR10, supporto ai 10 bit per quanto riguarda il colore. Per il resto always on display presente, personalizzabile, funzionale. L'unica cosa, le notifiche che può mostrare sono solo quelle di poche applicazioni selezionate da vivo, e di queste comunque dovete selezionarne mi pare 4-5, non proprio il massimo da questo punto di vista per quanto riguarda la personalizzazione. Per me è un display che è veramente fantastico, non c'è nient'altro da dire. Display fantastico che ha come unica pecca, almeno per una parte del pubblico, il fatto di essere leggermente curvo ai lati, ma anche sulle parti superiori e inferiori. Parliamo ora del software. Fantouch OS 15, la personalizzazione di Vivo per il mercato europeo, personalizzazione di Android 15, in questo caso con, mi pare, le patch di dicembre. L'azienda promette 4 nuove versioni del software, quindi fino ad Android 19, e 5 anni di patch di sicurezza, che sinceramente per me mi fanno dire ok. Meno mi farebbe dire che siamo un po' tirati, come infatti ho già detto in altre recensioni. Di più sarebbe un ben venga. Però al netto dei grandi big che sicuramente possono permettersi di promettere 6-7 anni, sono comunque contento che un'azienda come Vivo, che è una sorta di quasi ritorno nel nostro mercato, quasi come se fosse una nuova azienda, è comunque una buona promessa per uno smartphone che comunque ha ancora tanto da raccontare nel tempo. Sul software non spenderò moltissime parole, visto che non c'è moltissimo da raccontare. Ci sono un po' tutte le funzionalità, quelle più classiche, quindi per esempio la possibilità di aprire app in finestra, di andare poi a ridurle a icona, finiscono qui su un lato, si possono mettere full screen, si possono rimpicciolire, c'è lo schermo diviso, insomma tutto quello che ci aspettiamo da un'interfaccia simile. Per il resto questa Fantouch OS, luci ed ombre, non ha difetti, ha anche tante opzioni in realtà, ma intanto non è tutto chiarissimo, cioè per me un menu così totalmente testuale è un po' faticoso, nel senso che bisogna un attimo stare lì a leggere tutto, aprire tutto, capire cosa fanno. Però intanto la personalizzazione è molto ricca, ci sono veramente, vedete, tantissime voci da personalizzare. Se andiamo su questo menu qui abbiamo ancora altre voci, la possibilità di modificare il colore e le opzioni delle icone, l'always on display. Se andiamo qui sullo stile ne abbiamo tanti e ne possiamo anche scaricare altri. Come vi dicevo, non tutte le app, ecco qua, supportano l'always on display come notifiche, soltanto quelle che vi stavo facendo vedere lì. C'è il game mode che troviamo qua giù a modalità ultra gioco, eccolo qua, con tutte queste impostazioni. C'è il circle to search, e per quanto riguarda il bloatware devo dire che mi sembra che non siamo affatto messi male, visto che in passato Vivo su alcuni smartphone ha preinstallato un po' di cose che erano inutili. Qui devo essere sincero, in realtà non ho trovato granché al riguardo. Ci sono delle funzionalità come riassunto nelle note, come qualche altra funzionalità sparsa, proprio le classiche, anche nel registratore se non vado errato. Questa è una funzione che in realtà non ho testato, ma possiamo vedere adesso qui al volo. Se andiamo qui, note sull'immagine, trascrivi, eccolo qua, quindi possiamo andare a fare la trascrizione. Esatto, no, bisogna fare l'account Vivo, è vero che non ho fatto, l'avevo già provato, ecco perché
non avevo poi finito il test, insomma ci sono giusto un paio di funzioni AI, quelle che ci sono su tutti i premium e che sarebbe quasi grave ormai non trovare su uno smartphone del genere, inizia ad essere un po' la base. Non c'è molto altro. In questo momento preciso, storico, non me ne rammarico troppo perché non vedo nei concorrenti delle grandissime idee sull'intelligenza artificiale, aspetto di essere stupito. Per il resto è comunque un'interfaccia più completa di altre, che però rispetto a come era partita con i primi smartphone Vivo per il nostro paese con FunTouchOS non si è però poi particolarmente evoluta. Gli anni di aggiornamento ci sono e pertanto Vivo avrà ancora assolutamente modo di migliorare e arricchire questa interfaccia. E ora parliamo di fotocamere, quanto parleremo di fotocamere. 3 sensori principali, una 50 megapixel f1.6 stabilizzata otticamente, purtroppo non più da 1 pollice, ma come vedremo praticamente la differenza non si noterà, una 200 megapixel zoom 3x stabilizzato otticamente f2.7 e una 50 megapixel grandangolare f2.0 e poi ancora frontalmente nel foro del display una 32 megapixel f2.0 purtroppo senza autofocus. In tutto questo kit fotografico abbiamo intanto qui un blocco che sembra assolutamente non contenere niente. Qui abbiamo un triplo LED flash a tripla tonalità. Poi abbiamo il laser autofocus, ma soprattutto abbiamo le lenti Zeiss che ha collaborato anche nel software, lo vedremo, ma che ha collaborato anche e soprattutto nelle lenti, dove devo dire si nota una differenza rispetto ai concorrenti. Ma adesso andiamo a scoprire che scatti può fare questo smartphone. Andiamo nell'interfaccia di scatto che è molto intuitiva, molto ricca di funzionalità. Qui abbiamo la fotocamera con tutti i vari livelli di zoom, il 2x e il 10x sono interpolazioni della 1x e della 3.7x. Qua c'è la possibilità di applicare degli stili colore, io ho utilizzato quello vivido, se no c'è anche quello naturale di Zeiss, c'è la foto live e la possibilità della macro e poi c'è modalità paesaggio ritratto tra l'altro con tutte le ottiche e con la possibilità di andare a selezionare, vedete qui, degli effetti di luce particolari Zeiss, realizzati in collaborazione con Zeiss, che simulano delle lenti particolari. Sono effetti che si applicano sostanzialmente quando c'è poca luce e sullo sfondo ci sono delle luci, quindi di notte, magari in città. Queste sono molto simpatiche e fanno delle cose molto particolari. Poi c'è la modalità bellezza, altri filtri e qui semplicemente chiama in modo diverso le varie ottiche in base allo scopo. Vedete, in realtà sono sempre le stesse, 135, 35, 50, le stesse che ritrovate anche qui. Nella modalità foto, se premete questo tastino, si apre la modalità street photography, che in sostanza va a, diciamo, secondo me è una sorta di semi-automatismo che piacerà veramente molto a chi vuole sfruttare lo smartphone per fare tante foto. Qui se andiamo su Basic è possibile salvare anche 2 profili C1 e C2, quindi voi fate i vostri settaggi, andate a modificare tutto e poi potete salvarli. È molto comodo per chi appunto vuole usare questo smartphone prima di tutto come fotocamera. Non ci sono funzioni particolari, ma è tutto disposto in modo un pochino più semplice, un po' più fotografo oriented se vogliamo. Modalità video, dove abbiamo il 4K 60, ma in questo caso con il Dolby Vision attivo, oppure il 4K 120 senza Dolby Vision attivo. Se rimetto il Dolby Vision ritorniamo a 60 fps. Anche qui non ci sono altre cose particolari che vorrei aggiungere, se non una modalità di stabilizzazione extra che però vi disabilita sostanzialmente il 4K, è molto estrema, comodo se volete fare delle riprese però diciamo cinematiche. Poi abbiamo il video ritratto, che è il video con modalità sfocature, e queste altre modalità. Andiamo a vedere queste foto, perché ho utilizzato molto questo smartphone negli ultimi 10 giorni e ho fatto delle foto fantastiche. Non c'è una sola foto che ho detto questa foto non mi piace. Se la foto non mi piaceva è perché non mi piaceva il soggetto, tipo delle foto ritratto che ho chiesto a un collega di farmi, ma semplicemente non mi piacevo io, le foto di per sé erano impeccabili. Non c'è una sola foto sbagliata, con nessuna ottica. Neanche con poca luce con le fotocamere zoom, neanche le grandangolari che ultimamente vengono un po' trascurate, anzi, spoiler, sì, c'è una fotocamera
che non mi ha fatto impazzire, che è quella selfie con il fuoco automatico, ma questo si poteva fare decisamente di più. Non è una cattiva fotocamera, non è un selfie phone, ma è un camera phone a tutti gli effetti, e qui non voglio girarci intorno, è il camera phone. Vi ho già detto anche nell'introduzione che arriverà a brevissimo un confronto anche con S25 Ultra, anche con iPhone 16 Pro, ma vi posso già anticipare che questo smartphone è incredibile, con le basse luci, in penombra scatta comunque velocissimo, quindi le foto vengono comunque ferme, senza soggetti un po' sfocatini. C'è una foto a una DJ, a una festa, che non sono riuscito a fare bene con nessun altro smartphone, e con questo assolutamente sì. Grazie alle lenti Zeiss Foto ha delle luci anche al buio con contorni nettissimi, con nessuna sbavatura di luce. Ma poi quello che stupisce secondo me ancora di più sono le fotocamere, anzi perché poi è una sola, la fotocamera zoom da 200 megapixel. Questo perché intanto è una risoluzione esagerata, e quindi anche se vi spingete oltre il 3.7x riuscite comunque a fare delle foto veramente incredibili. Il 10x è quasi, non fraintendetemi, come se fosse uno zoom ottico, veramente notevole, bravissima Vivo. Le foto con la fotocamera zoom, anche a zoom appunto fino al quantomeno a 10x, sono delle foto veramente da applaudire, delle foto veramente molto belle, nitide nei dettagli, mai fuori fuoco, un'ottima gestione delle luci, un'ottima gestione del controluce. Ho fatto dei controluce cattivissimi, veramente notevoli. Quando c'è una luce ottima, le foto sono stellari. Insomma, ho solo parole di complimenti per questo smartphone. Se c'è qualcosa che questo smartphone non riesce a fotografare bene, state tranquilli che neanche gli altri ci riusciranno, perché per come la vedo io questo è lo standard della fotografia odierna, se non fosse per i selfie. In più aggiungo che forse l'unica cosa che gli avrei aggiunto io è una fotocamera 2x, perché per i ritratti la 2x è probabilmente lo zoom migliore che ci sia in circolazione, e qui non c'è, quindi se scattate in 2x è un ritaglio della 1x. Come risoluzione ci siamo, ma come profondità di campo non vi dà quello che vi darebbe una 2x ottica. Questa è forse l'unica cosa che aggiungerei. Dal punto di vista di AI ci sono delle funzionalità, c'è la gomma magica, insomma c'è proprio la base, anche nella fotocamera più o meno siamo lì. Per quanto riguarda i video invece 4K60, ve l'ho detto, veramente ottimi. Non arriva la stabilizzazione di Samsung o di Apple, in quel caso bisogna scendere al 4K30, però comunque potete sfruttare il 4K60 da tutte le fotocamere, molto bene, e come vi ho fatto vedere anche il 4K120, e non l'ho nominato, ma anche l'8K, insomma, anche sui video non il migliore in assoluto, ma assolutamente nella top, probabilmente anche sul podio, veramente fantastico da questo punto di vista. Insomma, avete capito che la fotocamera di questo smartphone mi è strapiaciuta, ma seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su WhatsApp, trovate tutti i link in descrizione, perché arriverà anche il super confrontone con Samsung ed Apple. Eccoci a parlare di gaming, volume molto alto, non il più alto in assoluto, ma molto buona la qualità, audio stereo, abbasso un pochino, veramente spettacolari le prestazioni, CPU e GPU che supportano il ray tracing, gioco fluidissimo e smartphone che tende veramente, come vi ho detto, a non scaldare, a non abbassare troppo le prestazioni anche quando va in thermal throttling, anche se mi sento di dire, guardate qua, FPS a 64, quindi siamo oltre i 60, ma ho impostato io in realtà il limite a 120 e non ci va in realtà sostanzialmente, probabilmente perché, qui cosa sta succedendo? Probabilmente perché appunto c'è qualche limitazione, forse via software. Spariamo anche un fuoco artificiale e andiamo con il nostro aeroplanino, anche se vengo già tartassato di colpi dalla contraerea avversaria. Diciamo che non sembra riuscire a spingere sul gaming quanto questo non riuscirò mai a colpirlo, quanto uno Snapdragon magari 8, e invece l'ho colpito, e come? Uno Snapdragon 8 Elite, quindi su questo forse un'altra CPU potrebbe fare meglio, ma veramente io quest'anno sono super contento da questo processore, che con i suoi pro e contro io sinceramente non demonizzo affatto, e anzi secondo me è veramente una bomba, e mi sono schiantato io nell'acqua, ma almeno
ho fatto un po' di danni con la mia azione kamikaze. Comunque veramente eccezionale anche per quanto riguarda la parte gaming. Salto in avanti anche per l'autonomia e la batteria, adesso vi dico un po' di cose perché Vivo ha abbracciato la nuova tecnologia silicio carbonio, quindi batteria più corposa in meno spazio, 6000 mAh che garantiscono un'autonomia che è straordinaria. Un giorno lo si fa anche con l'utilizzo più intenso, un giorno e mezzo è quasi la norma. Se lo usate poco, questo smartphone può durare un'infinità. È uno degli smartphone che in stand-by mi ha dato i risultati più sorprendenti. Veramente ha perso pochi punti percentuali lasciandolo in uno zaino una giornata intera e forse anche di più, veramente incredibile. Oltre a questa buona autonomia abbiamo anche una ricarica cablata a 90 watt molto rapida e una wireless a 30. Mi riservo di dire una cosa però, questo gradino molto grande fa sì che non sia facilissimo trovare basi di ricarica, se non ovviamente quelle ufficiali di Vivo, dove questo smartphone riesca a appoggiarsi correttamente e ad aderire bene per la ricarica wireless. Questo è un po' uno dei contro di un blocco fotocamere così importante. E siamo quindi alle conclusioni. Questo Vivo X200 Pro mi è piaciuto tanto. Avevo aspettative alte e queste aspettative alte sono state superate, quantomeno sulla fotocamera, visto che è lì un po' tutta la battaglia che si gioca. È vero che il software non offre moltissimo, lasciando comunque all'utente alla fine la possibilità di personalizzarselo a piacere, ma magari non dà quello spunto, quella funzione AI in più che potrebbe incuriosire rispetto ad altri concorrenti, però diciamo che c'è quello che serve, potrebbe diciamo beneficiare di una sorta di svecchiata, diciamo così. Per il resto è uno smartphone veramente premium sotto ogni aspetto, ricarica, display, qualità costruttiva, hardware, la scala tecnica è veramente interessante e sulle fotocamere, come ho detto all'inizio, questo è un campanello di allarme per i concorrenti che si devono a tutti gli effetti svegliare, perché Vivo sta viaggiando su un'altra velocità, ha messo la freccia e sta superando tutti. Questa fotocamera è veramente un passo in avanti e devo essere sincero, nel mondo top è la prima volta da tanti anni dove finalmente riesco proprio a vedere con relativa semplicità una vera differenza rispetto al passato, mentre invece in passato erano sempre piccole variazioni, un passettino alla volta. Quanto costa questo smartphone? 1299 euro e voi direte vabbè è allineato a tutti gli altri. Sì, è allineato a tutti gli altri, anzi costa anche un 200 meno di un S25 Ultra, quindi diciamo che ci può anche stare come prezzo, è corretto quantomeno, ma perché gli altri secondo me stanno in realtà, anche se dovrebbero spaventarsi, dormendo dei sonni tranquilli, perché la distribuzione di questo smartphone è un po' così. Al momento è disponibile solo su Euronics, vedremo se arriverà su altre piattaforme, su altre catene, sicuramente poi ci saranno rivenditori di terze parti eccetera, ma al momento la distribuzione è abbastanza limitata, che non sarebbe un problema, tutti avranno un Euronics, tutti potrebbero comprarlo sul sito Euronics, ma limita sicuramente la possibilità che questo smartphone venga scontato nel tempo e questo sicuramente è un qualcosa che potrebbe allontanare una parte di pubblico che magari vorrebbe semplicemente provarlo, magari non conosce il brand, sfruttando qualche offerta che però è più difficile sicuramente che ci sarà. Nel periodo promozionale iniziale fino a esaurimento scorte viene dato in omaggio anche il caricabatterie da 90 watt, quindi molto bene per tutti i primi che ne approfitteranno. Grazie per essere arrivati fino a qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo che lui sarà presto protagonista di un confronto fotografico molto interessante, quindi iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, seguiteci anche su WhatsApp dove potrete avere un po' di anteprime e per tutto il resto noi ci vediamo a un prossimo video. Disclaimer finale, questo sample di Vivo X200 Pro ci è stato inviato da Vivo che non ha visto questo video in anticipo, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale e non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.